tantissimi, quindi praticamente non esco più. Adesso mi sto concedendo di uscire il weekend, ma se ho tempo, ma va bene così, insomma, io sono un secchione, quindi mi piace tantissimo studiare, quindi, e poi insomma è la cosa che deve essere fatta in questo momento, quindi va benissimo così. Le circostanze purtroppo sono tristi del perché e del come devo farlo, ma lo studiare per sé non mi dà fastidio, non è questo il problema. L'aggiornamento è per quanto riguarda quello che succederà con il canale. Tra un po' faccio un anno di questo canale, dopo 3 anni che ho fatto il mio canale di inglese, che ho fermato esattamente un anno fa, prima di cominciare questo. E niente, il mio canale non va per niente bene, e nonostante ad esempio con il mio video in drag ho avuto 250 nuovi iscritti, che per me sono tantissimi, anche se in realtà sono molto pochi, e insomma qualcosa si sta muovendo, ma a livello molto molto basso. Io ho sempre saputo che il mio canale probabilmente non sarebbe mai esploso, perché esattamente come faccio nel mio canale d'inglese, io faccio questo è un mio canale molto di nicchia, nel senso che io non faccio triggers, non faccio mouth sounds, non faccio hand sounds, io parlo e basta. E ho fatti 2 o 3 di video in cui facevo dei triggers e non vi dico che mi è dispiaciuto farli, ma non è per me, mi mette a disagio, mi sento cioè mi sento che non è per me, e quindi so che ASMR principalmente è basato sui suoni triggers, quindi col fatto che parlo e basta ho sempre saputo che non avrei mai spopolato, non avrei mai fatto milioni di iscritti e di sterline, ma sta andando davvero molto male. Va molto meglio del canale d'inglese. Nel canale d'inglese sono stato monetizzato dopo 2 anni e mezzo in cui lo facevo gratis, e la quantità di lavoro che ci andava dietro era immane, perché dovevo insegnare, dovevo scrivere esattamente quello che volevo dire, perché io insegno inglese e l'apprendimento del linguaggio tramite la logica matematica, quindi non è che posso dire cose a caso. L'ho fatto gratis per 2 anni e mezzo, e quando sono stato monetizzato facevo 20 sterline al mese. Anche lì sapevo che non avrei mai fatto milioni, ma 20 sterline al mese no, e lo faccio ancora tutt'oggi, nonostante è da un anno che non pubblico niente, faccio sempre gli stessi soldi.
60-70 sterline al mese, che è pochissimo. Voglio che sia chiara questa cosa. Il fatto che qualcuno, cioè YouTube e Advertise, mi pagano per stare qui e parlare in un microfono è assurdo, cioè è geniale, e mi sento molto privilegiato del fatto che sto qua a parlare di niente e vengo pagato. So che non sono in Africa a salvare bambini, so che non sono in guerra a proteggere il mio paese, quindi potrebbe andarmi molto peggio, lo so. Però ovviamente è comunque un lavoro che sto provando a fare, e vi ho detto che appunto io sono impegnatissimo con lo studio, non faccio nient'altro, e ogni volta che faccio video è tempo che io, diciamo, spreco, perché lo devo togliere dal mio studio, e non è solo i 30-40 minuti del filmare, ma c'è anche tutta la preparazione dietro, anche perché poi vedete questo background molto semplice, ma devo intanto svuotarlo tutto perché c'è una marea di roba di solito. Devo prendere fuori il mio tavolo pieghevole dove il microfono tutto si appoggia, è di plastica, è un tape, ma tipo una conca in mezzo, quindi ci metto sempre tanto a trovare la posizione perfetta del cellulare, e che, come vedete, oggi non ho trovato. E poi dopo devo edit, devo modificare i video, quindi non è solo quella mezz'ora lì, c'è tanto lavoro dietro, anche se, ripeto, col fatto che non parlo di conoscenza non devo preparare niente come invece facevo con i miei video in inglese. Però comunque, insomma, è tempo che devo usare e che non ho, io assolutamente non ho tempo. Però se facessi dei soldi considerevoli, ovviamente, soprattutto adesso che sono disperato, lo vedrei come un investimento. Ancora cioè, mi darebbe comunque fastidio perdere tempo, ma sarebbe un investimento sul futuro. Ma adesso è semplicemente una perdita di tempo, perché tutte le ore che lavoro dietro a fare questi video, praticamente io faccio 8 video al mese adesso, quindi direi 24, lavoro 24 ore al mese, con editing e tutto, per 60 sterline. Non ne vale la pena, non ne vale assolutamente la pena. E devo imparare la lezione che il mio altro canale mi ha insegnato. Ci ho messo 3 anni ad abbandonare quel canale, e con quanto io ci credo in quel canale, e io sono, come sapete, non sono modesto, e io sono l'insegnante più bravo che io conosca al mondo. Il mio sogno sarebbe avere me come insegnante di tedesco, ad esempio. Il mio contenuto è geniale, so che a livello tecnico non è bellissimo, soprattutto i primi video, perché li facevo di notte, sono bruttissimi da vedere, e anche come mi propongono i video non è sempre perfetto, perché vi dico anche questa cosa: io odio filmare i video, io odio essere davanti a una telecamera, nonostante volevo fare l'attore, quindi mi mette molto a disagio. Ma finché parlo di cose così a Bambera va bene, ma quando dovevo dire cose precise mi metteva molto a disagio, e ci mettevo davvero tanto, perché dovevo memorizzare tutto e poi mi dimenticavo, insomma ci voleva davvero tanto tempo, e dopo 3 anni ho deciso di smettere. E ripeto, nonostante io creda tantissimo in quel canale, e il livello di nozioni e di apertura mentale che offro è, cioè, dovrei essere pagato milioni per la qualità del contenuto, però insomma non lo guardava nessuno, perché appunto è una cosa un po' da sfigati, e il mio unico regret, rimorso, non lo so, insomma, che avrei dovuto smettere prima. Dopo un anno avrei dovuto lasciar stare, perché davvero mi sono distrutto la vita per 3 anni per niente, per l'animo del cavolo. E quindi devo imparare la lezione, e nonostante questo canale mi porta delle soddisfazioni, soprattutto i video in italiano, perché il supporto che mi mostrate voi, e soprattutto con i commenti e con i video italiani, è bellissimo. Poi comunque rimane il fatto che i miei video non li guarda nessuno,
stesso linguaggio inclusivo che pensavo andasse molto meglio. In realtà neanche 2000 persone mi sa che l'hanno visto ad oggi, che è il 27 febbraio, e ho fatto praticamente una stellina e mezza. Ho fatto anche video su Yasmina Pani che pensavo andasse molto meglio, ma non è andato bene, ma non do assolutamente la colpa a voi, mi prendo tutte le colpe perché appunto capisco che il mio contenuto non è mainstream, capisco che la qualità del suono non è la migliore, ma non ho soldi da investire in qualcosa di meglio, anche perché vedo che ci sono altri ASMR artists che lo fanno da molto più tempo e che lo fanno a livello professionale, che hanno praticamente la stessa qualità di suono ma hanno milioni di subscribers. Quindi anche se di solito mi do la colpa per la qualità del suono, vedo che anche altri fanno più o meno la stessa cosa e sono più hanno più successo. Capisco anche che io parlo molto veloce e tutte le volte che comincio il video mi dico che devo parlare più piano perché devo aiutarvi a rilassarvi, ma non ce la faccio perché io amo parlare anche in italiano. Sapete che a me l'italiano non è che piace tantissimo, ma non riesco a smetterla neanche in italiano. Quindi ho anche pensato varie volte di non fare i miei video in ASMR, ma farli semplicemente parlati normali, perché appunto molti di voi mi dite che sono bravo a raccontare le storie e sono molto intrattenente, però so che ad alcuni piace anche ASMR, quindi alcuni vengono per quell'elemento lì, e oltretutto io non ho la capacità mentale al momento o il tempo o l'energia di pensare a rivoluzionarmi ulteriormente, proprio non ce la faccio. Quindi tutto questo per dire cose. Il mio piano era quello di finire oggi il mio canale per sempre. In realtà questa settimana mercoledì esce un video in tedesco al posto dei miei video in inglese, e il mercoledì dopo ho fatto un video in inglese dove spiego praticamente queste cose, e dopo il mio piano era smetterla per sempre perché davvero non ne vale la pena. È anche vero questo però, che adesso i miei video in italiano vanno un po' meglio e al momento smetterò di sicuro di fare quelli in inglese perché non li guarda nessuno. Se guardo i miei analytics, tutti i video che stanno andando adesso, che la gente guarda, sono tutti in italiano, quindi quelli inglesi non ha proprio senso che io li faccia. Quindi ho deciso di fare questa cosa. Tra 2 mercoledì smetto i miei video che escono il mercoledì e proverò a continuare i miei video in italiano per un po', perché adesso appunto col fatto che molti mi avete detto che apprezzate questi video di linguistica, col fatto che a me piace insegnare, mi sta venendo la voglia di farne un po' di più, anche se però so che nessuno li guarderà, oppure non abbastanza persone perché ne valga la pena. Ecco, i commenti, la miriade di commenti che mi mandate nei video italiani sono molto di più di quelli in inglese, quindi vi apprezzo tantissimo per quello, grazie. Ma anche quello, io rispondo a tutti i vostri commenti e mi fa molto piacere, non è che lo faccio contro voglia, ma soprattutto quando sono tanti ci vuole del tempo che io purtroppo non ho, ma anche questo è un investimento sul niente perché non mi porta più soldi. Ovviamente i vostri commenti sono utilissimi perché creano engagement, quindi più commenti ricevo, più i miei video vengono promossi, però non a livello sufficiente perché ne valga la pena. E ripeto, prendo tutta la colpa io, non do la colpa a nessuno di voi, perché l'unica cosa che potete fare voi è guardare i miei video, mettere like e commentare se ve la sentite, ma una volta che avete guardato il video non c'è niente che potete fare. Sì, potete guardarlo 300 volte, ma insomma finisce lì. Probabilmente anche i miei thumbnails non attirano molto, non lo so, insomma c'è qualcosa che non funziona e probabilmente sì, devo accettare la sconfitta, sia nel mio primo canale che in questo, che probabilmente YouTube non è per me, e va bene così, insomma ci ho provato. Una
cosa che non si può dire di me è che non provo, perché da attore mi sono trasformato in insegnante di inglese, drag queen, insegnante di inglese su YouTube, ASMR, adesso coding, quindi non ecco paura di cambiare, anche se le circostanze sono di solito tristi del perché lo faccio. Però se non funziona, non funziona. Oltretutto io non ho tempo da sprecare. Se fossi a casa ricco a fare niente, potrei anche provare, insomma potrei parlare in un microfono per quelle 3 persone che mi ascoltano, tanto non ho niente da fare, ma io ho bisogno di studiare perché voglio poter mangiare. Oltretutto, come vi ho sempre detto, io faccio questo canale, non solo i video in italiano, ma in questo canale in generale, solo per i soldi, brutalmente. Cioè, mentre ad esempio il mio canale in inglese mi dava un senso di fulfillment, di appagamento, perché comunque, al di là dei soldi, perché comunque insegnavo inglese che mi piace e lo insegnavo come piace a me, perché purtroppo io voglio insegnare l'inglese a livello proprio metafisico e agli studenti normali non gliene frega niente, ma è colpa mia, non colpa loro, va bene così. Però su quel canale potevo farlo e ovviamente non lo guardava nessuno, ma vabbè, quindi quello mi dava un senso di compimento, non so come si dica. ASMR non mi porta nessun senso di niente, nel senso che ho rispetto per ASMR, capisco che è utilissimo, infatti l'unico motivo per cui io conosco ASMR è perché lo uso anch'io, perché non riesco a dormire, quindi so che funziona, non sto dicendo che è una cagata, non sto dicendo niente di questo, sto però dicendo che a me non porta nessun guadagno umano, nel senso che non mi, cioè, non mi sento appagato, ecco, non mi appaga, mentre il mio video in canale inglese mi appagava umanamente. Fare ASMR non mi appaga, non mi porta nessun valore aggiunto a livello umano, l'unica cosa che mi può portare sono soldi. Infatti, anche se io facessi milioni di sterline al mese con ASMR, ovviamente la mia vita sarebbe diversa, nel senso che non avrei questa pressione del fatto che devo trovare un lavoro adesso perché voglio mangiare, però non mi sentirei comunque appagato, quindi lo farei mentre mi serve per fare soldi, però starei comunque studiando coding perché voglio avere una carriera che per me vale qualcosa e ASMR non lo è, quindi
il sapere, dopo 3 anni, il sapere di stare aiutando quelle 2 o 3 persone che guardavano il mio canale e che mi scrivevano dei commenti di apprezzamento molto profondi. Non me ne fregava niente, io voglio vedere i soldi adesso, perché mi merito di essere riconosciuto per il grandissimo valore che porto come insegnante, come ASMR, come probabilmente ho detto in passato. Io non mi considero neanche un ASMR artist, perché mi sento quasi di offendere quelli che ci mettono davvero tanto più impegno con i triggers e mouth sounds. Per voi anche per me sembrano delle cagate, ma il semplice fatto che questa gente deve andare in giro nei negozi a comprare tutte queste cianfrusaglie da usare è tempo, soldi che investono. Io fortunatamente non ho questa cosa qui, e comunque ASMR direi che, a meno che non hai tantissime visualizzazioni, non guadagni tanto, perché non possiamo mettere le pubblicità in mezzo ai video. Quindi se io li mettessi magari guadagnerei, se non il doppio, ma un terzo in più, ma ovviamente non posso, quindi devo solo basarmi sulla singola visualizzazione, e ovviamente io non ne ho. Penso che il motivo per cui molta gente è stata attratta dal mio video in drag non è tanto perché facevo la lezione di pronuncia, ma perché ero in drag. Sapete che io odio truccarmi, però magari posso vedere se posso fare qualche altro video così prima di andare a fare uno spettacolo il giovedì, ad esempio. Però vediamo, insomma. Quindi questo è, diciamo, un avvertimento, ma non è una minaccia, nel senso che se non vi comportate bene non vengo più. Quello che potete fare lo state già facendo, e l'unico motivo per cui oggi non è proprio l'ultimo è che appunto soprattutto nel video in drag, ho visto un piccolo miglioramento, quindi quello che potete fare lo state già facendo, quindi grazie per quello. Però sì, come poi scriverò nel post che farò, quindi grazie di tutto, cioè grazie a tutti per il vostro supporto, per i vostri commenti, perché davvero i miei video in italiano, in comparazione con quelli inglesi, sono tutti molto più insomma, non so come si dica in italiano, funzionano meglio, ecco. Quindi grazie di tutto l'affetto, di tutti i commenti, molto, non sono commenti banali quelli che mi fate dei commenti molto lunghi, molto profondi, quindi grazie, e sappiate che mi fa piacere rispondere. Però adesso ho bisogno anche di essere pagato quindi vedremo. Adesso cominciamo con le domande. Allora, ripeto, le domande sono praticamente tutte sulla mia vita sentimentale, inesistente. Però qualcuno mi ha scritto: hai pensato di trasferirti in un altro paese? No, perché no, ci ho pensato, ma la risposta poi è sempre stata no, nel senso che io amo l'inglese a livello proprio cerebrale e di anima, e quindi io voglio essere in un posto dove si parla l'inglese come prima lingua. A me piace molto il tedesco, mi piace molto la Germania, ma innanzitutto cosa farei là? È vero, fino adesso facevo la drag queen qui, adesso praticamente non la faccio più, quindi potrei semplicemente fare il code in Germania. Però in Germania è vero che parlano inglese, ma io non c'è, cioè, se io sono in un paese straniero, io voglio sentirmi nativo, quindi parlerei molto di più tedesco, che comunque mi piace, però intanto non posso esprimermi a livello nativo come faccio in inglese, non ho tempo di impararlo adesso, e insomma io sto bene qua. Quindi no, in altri posti dell'Inghilterra non ci andrei, perché a me piace Londra, mi piace quello che ha da offrire, mi piace la vita, quindi no, sto bene qua. Quindi quella sì. Allora,
Anzi, uno mi ha chiesto come posso imparare l'inglese, non riesco proprio a capirlo. Allora, questa è una domanda che non ha una risposta, nel senso che innanzitutto, e ne parlerò in un altro video, va benissimo se l'inglese non ti piace. Io amo l'inglese e vabbè, sono insegnante di inglese, tutta la mia vita si basa sull'inglese, ma io quando parlo di inglese non lo dico perché per forzarvi a farvelo piacere, e se non vi piace non voglio dire che siete dei cretini, degli stupidi. Lo stesso modo in cui a me non piace mangiare piccante o non mi piacciono i fagioli, a voi non piace l'inglese, vi può piacere il francese, lo spagnolo, di solito agli italiani piacciono le lingue latine, va benissimo, sono io quello scemo a cui piace il tedesco e l'inglese, ma il fatto che una lingua ti piaccia piuttosto che un'altra non ti rende una persona migliore o peggiore. Ovviamente se non ti piace l'inglese è una sfortuna per te, nel senso che l'inglese, cioè, a me dispiace quando la gente dice che non gli piace l'inglese, ma non perché mi sento offeso, ma perché l'inglese ti apre le porte a tutto un mondo che il francese o lo spagnolo non ti apre. Poi è ovvio che se lavori per una compagnia spagnola e sai lo spagnolo, ti serve lo spagnolo e chi se ne frega dell'inglese, però comunque l'inglese, siamo inondati dall'inglese, quindi è proprio un guadagno personale il saperlo, che poi ti piaccia o no è irrilevante. Come si fa a imparare? L'inglese non è, cioè, è una lingua come tutte le altre, quindi si impara come si imparano tutte le lingue, ci vuole tantissimo studio. Non pensate che vivendo, cioè tipo quelli che vengono qui in Inghilterra pensano che Dio gli dia il dono dell'inglese solo perché sono in Inghilterra. No, le lingue vanno studiate a casa. Vivere in Inghilterra ti aiuta ad essere più esposto a certe cose, ma se il tuo cervello non è pronto ad analizzarle, statene a casa, cioè insomma non guadagni niente nel vivere qui. Devi studiare tantissimo vocabolario a casa, tantissima pronuncia. La pronuncia consiglio fare delle lezioni perché è molto difficile da imparare da soli, è praticamente impossibile. Anche io che sono naturalmente, ho il dono di riprodurre suoni, anche io ho dovuto fare delle lezioni perché di alcune cose non me ne accorgevo proprio, e se non c'è nessuno che te le fa notare non te ne accorgi, non c'è niente da fare. Poi il mio dono è che a me non ci vuole, poi di una volta che me lo fai notare lo faccio praticamente subito. Molte cose le ho imparate praticamente, cioè non sapevo neanche di averle imparate perché il mio dono mi permette di assimilare cose senza neanche saperlo, ma nonostante quello ho comunque avuto bisogno di aiuto. Per quanto quindi io consiglio di trovare comunque un insegnante, soprattutto all'inizio. Purtroppo ci sono pochissimi insegnanti validi. Quello che vi consiglio di guardare è se il vostro insegnante non vi insegna niente e se fate solo un po' di giochi, se parlate e basta. No, anche ovviamente nelle mie lezioni parlo con i miei studenti per 10 minuti e mentre parliamo io scrivo tutti gli errori che fanno e poi dopo gli insegno la grammatica, il vocabolario e la pronuncia legata a quello, quindi con me si lavora, che poi lo facciamo con il sorriso meglio, perché con me ci si diverte mentre si impara l'inglese, ma non vuol dire che impariamo poco. Quindi se un insegnante che appunto non vi corregge molto, vi dice sempre tutto, sì, va tutto bene, si dice proprio così, no. Quando io parlo tedesco, magari quello che dico è anche grammaticamente corretto, ma io lo so che ci sono di sicuro modi migliori per dirlo, parole migliori, o grammatica un po' più elaborata, quindi io non accetterei mai, cioè se un professore di tedesco mi dice sì, quello che hai detto è perfetto, io lo so che non lo è, quindi non mi piacerebbe. Se dovessi studiare inglese di nuovo, ovviamente, cioè non mi aspetto altro che uno mi dica che il mio inglese è perfetto, e va bene, ma perché lo so, ma c'è sempre qualcosa che puoi migliorare, che poi, anzi no, in realtà no, arrivi a un punto dove non c'è più niente da migliorare, ma quando io parlo tedesco di sicuro c'è da migliorare, ok? E poi dopo, quindi insomma lì va un po' a fortuna, purtroppo mi piace il cuore dire che va un
l'accento British, ma io quando ho imparato l'inglese, non so se l'ho mai detto, io ho incominciato a studiare inglese tramite Buffy the Vampire Slayer. Io mi sa che avevo 8-9 anni quando è uscito, e alle medie ho convinto mio papà a regalarmi i video, i DVD, e ho cominciato anche a guardarli in inglese, e mi sa che quella è proprio stata la mia prima esposizione a inglese vero, solo che in inglese americano. Io tutto sono molto gay, quindi io ho cominciato a copiare Buffy, Sarah, Michelle Gellar, e io parlavo esattamente come una ragazzina del liceo di Los Angeles. E non so come mai dopo ho cambiato. Quando è uscito Harry Potter ho poi cominciato con quello, ma non mi ricordo il perché ho scelto di cambiare. Probabilmente perché mi piaceva di più il suono, che poi è vero. Però se io all'inizio imitavo lei, io sapevo tutte le parole di tutti gli episodi di Buffy. Io sono anche uno sfigato, quindi facevo queste cose che mi piacciono, ma capisco che non piacciono a tutti. E quindi anche lì, quando studi una lingua guardando un film, non è che lo guardi e basta così e passa. Io quando guardo un film in tedesco, se lo faccio per imparare il tedesco, quando vedo una parola o sento una parola che non capisco, oppure che capisco ma che non conoscevo, me la scrivo e poi me la vado a studiare. Quindi se guardate film in inglese così e basta, non imparate, dovete scrivervi e analizzare come usano. Magari usano parole che voi conoscete già, quindi non imparate parole nuove, ma li usano in una maniera diversa da quello che magari voi vi aspettavate. Quindi quella è una cosa che vale scriversi e poi studiare più avanti. Del resto sì, è quello che c'è da fare. Più parlate meglio è, più ascoltate meglio è, ma dovete studiare davvero tanto a casa. Adesso parliamo della mia vita sentimentale. E poi c'è qualcuno, allora qualcuno mi ha chiesto cosa mi piace di me a livello di persona, non a livello fisico. Sono molto leale, e sono brutalmente onesto, che per me, cioè, il risultato per me è molto negativo perché ci rimetto sempre, perché io non so dire le bugie, quindi anche a livello di lavorativo magari mi penalizza, però mi fa piacere il fatto di sapere che voi sapete sempre chi avete davanti, sapete come la penso della vita o anche di voi, cioè se mi piacete ve lo dico, se non mi piacete ve lo faccio capire, quindi sappiamo esattamente dove stiamo, non so come si dica in inglese, in italiano, we know where we stand, quindi sapete cosa aspettarvi da me. Sono molto determinato, anche se purtroppo la mia determinazione porta a niente, perché appunto mi sono reinventato tante volte per l'animo del cavolo, però almeno non il gesto, ma insomma la volontà c'era. E sì, direi che queste sono le cose che preferisco di me, insomma. Adesso parliamo della mia situazione sentimentale, perché mi avete chiesto situazione sentimentale, mi avete chiesto cosa cerca in un ragazzo. Allora vi lascio dei video in inglese sulla mia situazione sentimentale, che è tragica, nel senso che io purtroppo non ho mai avuto un ragazzo. Io non penso di essere fatto per avere un ragazzo, però mi piacerebbe provare a livello proprio di esperimento sociale, ma non mi viene data l'opportunità. A me piacciono pochissime persone, è vero, quindi questa è colpa mia, e a me devi piacere fisicamente prima. Lo so che è molto superficiale, ma se non mi attrai fisicamente cioè, finisce prima ancora che cominci, e a me non piacciono fisicamente molte persone, quindi quello restringe il campo. E ho avuto una marea di sfighe, proprio di sfighe, proprio il destino, proprio a me non è che tanto, ecco, non è che tanto mi dispiace non
avere un ragazzo, ma mi dà molto fastidio quando il destino praticamente mi prende in giro. Cioè, il mio secondo anno di recitazione qui è arrivato questo ragazzo a studiare che diceva di essere bisessuale, però praticamente con me flirtava spudoratamente e ce ne eravamo accorti tutti, cioè pensavo di essere solo io, ma tutti sapevamo, praticamente sapevamo che gli piacevo, perché appunto mi aspettava sempre per andare a pranzo, ma e poi diceva delle cose proprio che un ragazzo farebbe. Quando, dopo mesi, quando gliel'ho chiesto, gli ho detto di no, siamo solo amici. Quindi ho detto vabbè, continuiamo ad essere amici, però continuava ancora a trattarmi un po' più da ragazzo. Gli ho detto ancora guarda, io purtroppo non ti capisco, e lui ha smesso di parlarmi. Nel frattempo ho cominciato a flirtare con una ragazza, quindi davanti ai miei occhi per 9 mesi ho avuto questa cosa, e poi ho avuto tante altre sfighe che non succedono solo a me, ovviamente, però ecco, io ho sempre solo avuto la sofferenza senza mai avere il guadagno. Cioè ovviamente se sai con qualcuno e dopo un anno rompete, soffri, però almeno hai avuto un anno carino, spero. Io non ho mai avuto l'anno carino, io ho sempre solo avuto enormi sofferenze. Però vabbè, tutti quelli che mi piacciono sono cioè o che sono qui e sono stranieri, quindi cioè sono qua solo per in vacanza, o mi piacciono quando io vado in vacanza, quindi cioè quando li incontro qua che e scopro dopo che sono in vacanza, ah ma cosa devo fare, quindi va bene. Io sto benissimo da solo e sono contento, però mi piacerebbe provare. La cosa positiva è che io non ho mai amato nessuno, quindi non mi manca, perché so che quelli che l'hanno provato lo vogliono di nuovo. A me non può mancare una cosa che non ho mai avuto, quindi non mi fa soffrire. Mi lascia un po' basito il pensare che, a parte questi stranieri qua e là, non c'è proprio nessuno, cioè tutti vogliono andare a letto con me per la faccia che ho, e va benissimo, insomma sono molto vanidoso, quindi va bene, ma poi nessuno vuole andare oltre, e mi sembra proprio strano che non ci sia nessuno interessato un pochino di più. Oppure magari c'è qualcuno, però o non si fa avanti, o quei pochi che si fanno avanti poi non interessano a me, e quindi però insomma non c'è mai neanche una scintilla reciprocated. Insomma, io piaccio a lui piace a me, non c'è mai, a meno che abitino tutti in Germania come quindi così al momento non sto assolutamente cercando, perché appunto non ho niente da dare a livello umano, sono proprio un involucro vuoto, non ho emozioni, non ho sentimenti, perché sono distrutto da la mia carriera, distrutta dal fatto che devo studiare, quindi al momento non posso, ma va bene così. Però insomma mi lascia sempre un po' basito. Ragazzo ideale non lo so, perché appunto non ho mai avuto nessuno, quindi non posso neanche dirvi. So che questa cosa, cioè ho già avuto un ragazzo con queste caratteristiche, non mi piace. Quello che, una cosa che cioè a me piace qualcuno con una passione per il lavoro che fa, e non deve essere per forza un dottore, una cosa, un medico, insomma questi lavori elevati. Ecco, anche uno che faccia ASMR, ma lo faccia con proprio passione. A me piace molto il fatto che qualcuno faccia nella vita quello che abbia una passione. Magari non riesce a farla, tipo io ho una passione che è performing, ma non riesco a farlo purtroppo per sfighe esterne fuori dal mio controllo, però almeno una passione ce l'ho. So che molti non hanno questa una passione in generale, e un po' mi dispiace per loro, quindi non so se riuscirei ad essere attratto da questo. Però sì, ho bisogno di uno onesto, ma vabbè, sì. Lì ti devi purtroppo devi fidare a un certo punto, anche e lì non so se riuscirai mai a farlo, quindi beh, non lo so, appunto. Però sì, voglio uno attivo, ecco. A me piace uscire, vabbè adesso non lo faccio per ovvi motivi, ma io voglio andare fuori, a me piace andare a ballare, oltretutto io non bevo, non fumo, non faccio droghe, quindi voglio proprio andare a ballare, perché mi piace ballare, sono un ex ballerino,
esce solo con me, facciamo sempre cose insieme, assolutamente. Quindi voglio cose separate e poi anche cose insieme, ma non voglio essere la felicità del mio ragazzo, non voglio essere la sua ragione di vita. Io voglio che siamo felici o vabbè, semifelici indipendentemente, e poi decidiamo di rendere la nostra vita ancora più bella nello stare insieme, ma non voglio nessuna dipendenza amorosa, emotiva. Ed è per questo secondo me che trovo soprattutto molte relazioni italiane soffocanti, soprattutto etero, ma quelle etero in generale, soprattutto in Italia, è una cosa che non, cioè proprio non ce la farei. Apprezzo molto mia zia, la più giovane, che quella che ha avuto bambino da poco, che lei invece è sempre stata molto indipendente con i suoi ragazzi, quindi fanno cose insieme ovviamente, ma fanno anche cose separate, e lo apprezzo molto molto molto. Ma infatti in passato lei ha avuto problemi con i suoi ex perché non accettavano queste cose. Quindi se voglio qualcuno che abbia una vita al di fuori di me, assolutamente, anche perché io non lo voglio tutto il tempo. Oh god, no. E quindi direi queste sono le cose che da esterno posso pensare di volere, ma non ho nessun dato su cui basare queste cose. E adesso finiamo con l'ultima, che è una domanda trabocchetto secondo me, che avevo pensato di neanche leggervi, ma qualcuno mi ha chiesto se sono felice, e la risposta è un non so come si dica, resounding, cioè eclatante: assolutamente no, non sono per niente felice purtroppo. Come ho già detto in vari video anche in italiano, questo è un periodo terribile della mia vita, ma in realtà io non ho mai avuto periodi belli, nel senso che io mi sento molto arrabbiato del fatto che io sono facilmente felice, ma purtroppo non mi viene data l'occasione di esserlo, e so che verrò chiamato pessimista, che cioè, la gente dice sì, sei solo tu che decidi di vedere il nero dove non c'è. In realtà no, io non ho mai avuto praticamente niente di cui essere felice, nel senso che l'unica cosa nelle mie mani è stato, cioè, che io posso controllare, è il fatto che me ne sono andato dalla mia famiglia, siamo molto legati, e quella è l'unica decisione che io posso controllare, perché potevo starmene a casa o potrei tornare. Ma appunto a livello di ragazzi, anche se avere un ragazzo per me non definisce la mia identità, quindi è una serie, cioè i miei ragazzi sono, i miei non ragazzi sono una serie di sfighe divertenti da raccontare, ma non hanno un impatto sulla qualità della mia vita. Ma il fatto appunto che volevo essere un attore non è andata, ho sofferto 7 anni, e dopo 7 anni mi sono reinventato. Avevo pensato di trovare drag che, cioè, che è quello che mi rende felice, ma anche quello viene tolto da me, proprio da sotto i miei occhi. Sono sempre stato povero, quindi non ho neanche la possibilità di piangere alle Hawaii di questa mia situazione terribile. Piango qui, quindi non posso neanche andare a feste che costano, non posso viaggiare tanto, non posso neanche tornare a casa quanto vorrei perché non ho i soldi. E sì, è tristissimo sapere che appunto io sarei molto felice, perché io sono, cioè a me basta che fai vedere i fuochi d'artificio e sono felice, basta che mi fai esibire e sono felice, quindi non ho bisogno non avrei neanche bisogno di soldi. Quando ho deciso di fare la drag queen sapevo che non avrei mai fatto milioni, ma la felicità emotiva che mi portava era abbastanza, quindi mi bastava avere sufficiente soldi per sopravvivere e andava bene così. Ma adesso mi viene tolta anche quella, quindi è brutto vedere, sapere di essere uno che avrebbe che ha il dono di essere felice facilmente, ma non gli viene dato niente di cui essere felice. Se fossi uno di quelli che comunque non vede, cioè diciamo glide through, cioè che passa la vita, vive la vita così, come se, cioè, né felice né triste, chi se ne frega, ma il sapere che io ho il potenziale di godermi la vita pieno, ma non mi viene dato, è proprio brutto, brutto, brutto. Però cosa devo fare? Non c'è assolutamente niente che io possa fare se non provare
vi saluto del tutto, ma vi terrò aggiornati, quindi grazie di tutto e ci vediamo